La vita fetale è un periodo di sviluppo molto intenso in cui ci sono tra l'altro delle vie di esposizioni particolari che coinvolgono la mamma e quindi il feto, e questo fa sì che la gravidanza sia una finestra, un momento di esposizione particolarmente rilevante. Barker ha fatto i primi studi sul peso alla nascita e ha trovato che il peso alla nascita è un fattore importante per lo sviluppo di tante malattie, incluso il cancro, le malattie cardiovascolari nell'adulto, e quindi da là è iniziata tutta la storia che in realtà tantissime malattie abbiano un inizio molto precoce, quindi dal concepimento e dalla gravidanza, e quindi tanti fattori che agiscono durante questo periodo possono avere poi gli effetti molti anni dopo. La prima volta che sentii parlare di quello che poi si sarebbe chiamato Progetto Ninfea credo fosse il 2002-2003 era primavera e Lorenzo Ricciardi, che allora era studente di dottorato al Karolinska di Stoccolma, era rientrato in Italia per alcuni giorni. Il progetto Ninfea da adesso 15 anni ed è nato nel 2005, quando cercavamo di capire come mettere in piedi una coorte di grandi dimensioni, di coorte di nuovi nati di grandi dimensioni in Italia. Non c'era un'attenzione a livello del Ministero della Salute e in generale degli enti di ricerca italiani che finanziavano i progetti sulle coorti di nascita. Ecco, forse lì io diedi un piccolissimo contributo, perché intanto dissi a Lorenzo che assolutamente questo progetto doveva continuare, perché era un progetto ormai importante, e gli diedi il consiglio di rivolgersi alla Compagnia di San Paolo. E infatti come ente finanziatore, e infatti poi vennero i fondi europei, poi vennero i fondi nazionali, ma il primo finanziamento importante che permise l'avvio del progetto Ninfea avvenne dalla Compagnia di San Paolo. È un gruppo di persone che hanno la caratteristica di essere accomunate da una condizione o un'esperienza in comune. Noi seguiamo nel tempo un gruppo di persone, in questo caso i bambini. Uno studio di coorte è un disegno molto utile perché permette di studiare diverse esposizioni, diversi fattori di rischio, diverse condizioni che si verificano prima di sapere che cosa succederà nel tempo alle persone che vengono seguite, e questo permette di ricostruire la catena degli eventi senza avere una distorsione dovuta al fatto che si sa già quello che succederà. Si stava cercando di trovare un sistema per mettere in piedi questo grande studio, e in quegli anni internet cominciava a essere una possibilità anche per condurre gli studi epidemiologici, e questo ci dava l'utilizzo di internet ci dava due vantaggi. Il primo vantaggio era quello di poter condurre uno studio con un budget ridotto. Questi studi sono molto costosi e l'utilizzo di internet ci permetteva in qualche modo di risparmiare. E il secondo vantaggio è che utilizzando internet potevamo raggiungere zone d'Italia che normalmente non sarebbero state raggiunte da studi di questo tipo, perché ovviamente non c'è una necessità di restringere la base geografica dello studio, perché internet può arrivare in qualsiasi casa dove ci sia una connessione. Forse la prima coorte basata su internet completamente. Inizialmente il gruppo dello studio era molto piccolo, eravamo 1 o 2 persone o 3 epidemiologi che cercavano di mettere in piedi lo studio, e appena abbiamo deciso di utilizzare internet per condurre lo studio, abbiamo aperto il gruppo delle persone anche a una componente informatica che ha dovuto sperimentare, per noi era sicuramente la prima volta, come implementare lo studio anche dal punto di vista informatico. Eravamo 3 persone che si occupavano di informatica. Era in un web molto diverso da quello di adesso,
senza social. Non esisteva l'iPhone. Parliamo degli anni poco prima del grande stravolgimento del web e dei movimenti che poi l'hanno fatto un medium veramente onnipresente come oggi, ecco. Così nacque la collaborazione per la preparazione del sito web sul quale sarebbero stati poi sviluppati i questionari del progetto Ninfea. Abbiamo inizialmente cercato di individuare dei luoghi dove poter incontrare le donne in gravidanza. Abbiamo iniziato a pubblicizzare lo studio negli ospedali torinesi, ad esempio ai corsi preparto, o mettendo dei poster alle pareti dei corridoi dell'ospedale, e poi man mano abbiamo esteso il reclutamento e la pubblicizzazione dello studio anche al di fuori di Torino e del Piemonte, e soprattutto abbiamo iniziato una collaborazione con dei colleghi toscani che hanno cominciato a attivamente diffondere l'informazione dello studio anche in tutta la regione toscana. Ho pensato di coinvolgere una ASL per ogni area vasta della Toscana, quindi la ASL di Firenze, dove c'è anche l'ospedale pediatrico Meyer, una ASL molto diversa come composizione di famiglie, quindi di mamme, che è la ASL di Arezzo, dove la gente vive sì in una piccola città che è Arezzo, ma poi anche in campagna, addirittura in montagna, e la ASL della Versiglia, che è sul mare. Abbiamo fatto un lavoro preparatorio, naturalmente noi, io, i medici che seguono i neonatologi, i ginecologi con i ginecologi del territorio, le ostetriche del territorio, le ostetriche dell'ospedale, eccetera. Quindi è stata una cosa dell'area materno-infantile. Ecco. Abbiamo fatto diverse riunioni con le ostetriche, prima per organizzare in generale la cosa, quindi con le responsabili delle ostetriche, ma poi anche proprio con tutte le ostetriche delle ASL, andando ad Arezzo, andando in Versiglia, accordandoci su come il progetto sarebbe stato condiviso e pubblicizzato in Regione Toscana, dove forse a differenza di altre regioni c'è una grossa organizzazione capillare e dove le ostetriche erano contente di parlare del progetto, non solo di far vedere i poster e i volantini, ma proprio di parlare del progetto. Partecipare è semplice, basta connettersi al sito www.progettoninfea.it, registrarsi e compilare online i 3 questionari del progetto. Il primo durante la gravidanza, il secondo dopo 6 mesi dalla nascita del vostro bambino e il terzo dopo 18 mesi. Seguiamo i bambini Ninfea nel tempo, quindi ogni un paio d'anni lanciamo un nuovo questionario. Lo scopo è avere dei questionari che misurino tutte le informazioni importanti, quindi informazioni di esposizione, le informazioni di contesto, le informazioni sugli esiti. Non devono essere troppo lunghi e devono essere confrontabili con questionari analoghi utilizzati in altre coorti in Europa e nel mondo, in maniera tale che poi sia possibile mettere insieme i dati e ottenere dei risultati congiunti. Le domande devono essere molto chiare, non ci devono essere le possibilità di risposta dubbie, perché comunque è diverso rispetto a quando tu hai un intervistatore davanti a te che ti guida. Quindi la mamma si trova davanti a una domanda e tutte le risposte possibili devono essere là. Quindi un altro aspetto molto importante è che su alcune cose noi cerchiamo di far compilare i questionari alle mamme del nostro team. Mi metto il cappello di chi pensa che domanda fare, poi mi metto il cappello di quando devo rispondere a questa domanda, cosa posso dire. E quindi questo è anche interessante. Pensando agli argomenti cerchiamo di limitare il nostro interesse su quello che potrebbe essere più rilevante per una certa età. E poi fra di noi ci sono mamme con bambini di varie età e quindi con problemi diversi e ognuna porta la sua idea. No? È impossibile chiedere a un bambino così piccolo di esprimersi su questo, oppure no, queste età sono già troppo grandi, a questo non
non si può più rispondere, una mamma non è più in grado di rispondere. Quando si identificano le domande si crea una versione del questionario, una prima bozza che va condivisa con l'intero gruppo di lavoro, dove ognuno fa i commenti specifici, fa i suggerimenti sulle cose magari che sono da cambiare, sul linguaggio. Dopo che è stato preparato il prototipo del questionario, lo si sottomette al comitato etico e il comitato etico lo valuta. Una volta approvato viene passato agli informatici che si occupano dello sviluppo informatico del questionario. È un lavoro che dura molto tempo, dall'inizio, da quando si decide di sviluppare un questionario a quando finalmente il questionario è disponibile per essere utilizzato. Possono passare anche 6 mesi e 1 anno, ed è sicuramente un lavoro molto oneroso. Studi di coorte la difficoltà non è tanto quella di reclutare le persone inizialmente, ma quella di mantenerle nello studio per un periodo di tempo anche molto lungo, 10, 20 o 30 anni. Bisogna fare in modo che loro continuino a voler contribuire allo studio, e questo risulta molto impegnativo. L'aver utilizzato internet ha rappresentato per noi un vantaggio, perché ci permette di contattare abbastanza agevolmente le partecipanti quando è il momento di compilare un nuovo questionario. Noi cerchiamo di arrivare a una rispondenza di almeno il 70% ad ogni questionario, e l'utilizzo di internet ci permette di raggiungere abbastanza agevolmente questo obiettivo. Gentile mamma, gli anni passano e il progetto Ninfea cresce insieme a noi. Ti chiediamo cortesemente di dedicarci ancora un po' del tuo tempo per compilare il questionario dei 13 anni, che per la prima volta rivolge qualche domanda direttamente ai ragazzi e alle ragazze della coorte. Mi è piaciuto, le domande erano fatte bene su argomenti che comunque mi hanno coinvolto e interessato quando l'ho fatto con mamma. I filoni del progetto Ninfea sono molto numerosi, e uno dei temi su cui abbiamo lavorato maggiormente è la salute respiratoria. Da quando sono arrivata io abbiamo studiato alcuni fattori di rischio prenatali e postnatali in associazione con l'asma e Wheezing nel bambino. Per quanto riguarda l'asma e Wheezing nei bambini, esistono tantissimi fattori di rischio che sono noti da anni. Ultimamente si è iniziato ad ampliare questi possibili fattori di rischio, perché si è visto che questi spiegano solo una parte dell'asma. Fra le cose dei filoni di ricerca di cui mi sono occupata io personalmente nel Ninfea, uno forse dei più cari e anche uno dei più recenti è quello delle diseguaglianze sociali di salute, cioè come il fattore, come la posizione socio-economica della famiglia e quindi del bambino influenza la salute. Abbiamo visto che il peso materno prima della gravidanza modifica l'effetto degli antibiotici e delle infezioni vaginali sulla obesità infantile a 4 anni. È un dato molto importante, perché non sempre possiamo limitare l'esposizione agli antibiotici, o non sempre possiamo prevenire le infezioni vaginali durante la gravidanza, però si può agire sul peso e la salute materna prima della gravidanza. Quindi questo è un dato molto importante secondo me, perché permette in un certo senso di prevenire la obesità anche prima del concepimento. Durante il mio percorso di dottorato, avendo acquisito anche una certa esperienza nel utilizzare dei dati ambientali, quali possono essere le temperature, o comunque possiamo parlare di tutti quei dati che sono geografici, quindi hanno delle coordinate al loro interno. Ho lavorato anche all'interno del progetto Ninfea proprio per valutare le esposizioni ambientali
l'inquinamento acustico, l'inquinamento atmosferico, l'accesso ad aree verdi. Nel progetto Ninfea abbiamo condotto anche una serie di studi metodologici perché dovevamo dimostrare che l'utilizzo dell'internet fosse una metodica valida. E per questo motivo abbiamo cominciato a esplorare le diverse possibilità che internet poteva dare, ma anche le possibilità di errore che internet poteva introdurre. Ad aprile 2020 l'attualità è entrata nel nostro studio e in pieno lockdown dovuto all'emergenza sanitaria da Covid-19 abbiamo avviato una raccolta di informazioni online in forma anonima. Proprio per capire quali fossero i sintomi nei bambini che partecipavano alla corte Ninfea, ma anche ai loro genitori, quindi agli adulti. Inoltre abbiamo chiesto di dirci quali fossero le fonti da cui ricavano maggiormente informazioni sul virus e sulla pandemia in generale e di autovalutare il loro livello di conoscenza sul virus. Quest'ultima domanda è particolarmente importante in quanto attualmente ci ritroviamo sovraccarichi di informazioni e di incertezze e le persone devono saper acquisire le informazioni e valutarle in maniera critica e poi anche saper cambiare e adattare le proprie abitudini in modo da comportarsi nella maniera più responsabile sia per se stessi che per la società. Le corti di nuovi nati di questo tipo prevedono anche la raccolta di campioni biologici al fine anche di arricchire le informazioni riguardanti quelli che sono i soggetti reclutati. Il reclutamento via internet dei soggetti rende però più problematica questa raccolta del campione perché non si ha un contatto diretto con il soggetto stesso. Per questo motivo lo studio Ninfea ha utilizzato un kit che permettesse al partecipante di donare, in questo caso un campione di saliva, nel modo più semplice e autonomo possibile e che potesse essere poi spedito in una totale sicurezza attraverso il servizio postale. Mi ricordo che eravamo qua per terra, lui era piccolissimo, era proprio un bebè poggiato sul divano e lei invece aveva almeno 3 anni. È stato 1 anno, 3 anni e dovevamo fare questa cosa per gioco e l'abbiamo fatta come un gioco, passando il bastoncino in bocca. Il kit contiene del liquido di conservazione in grado di mantenere la saliva in modo ottimale a temperatura ambiente e per lungo tempo. Giunto in laboratorio, il campione viene poi preparato per una conservazione più lunga, solitamente a basse temperature. Noi utilizziamo per questa tipologia di campione meno 80 gradi centigradi per molti anni in attesa di essere poi utilizzati. La raccolta dei campioni di Ninfea è iniziata nel 2009 con questa procedura. Ninfea, in quanto corte di nascita, ha partecipato e tuttora partecipa a progetti internazionali che coinvolgono molteplici corti di nascita in Europa. E il primo fra i quali CICOS, che è un progetto che è partito nel 2010 e si è concluso poi nel 2017. Ho partecipato a 2 progetti in CICOS, il primo atto a valutare l'associazione tra complicanze materne in gravidanza e rischio di fischi sibili al torace in età infantile, e il secondo l'associazione tra la modalità del parto e il rischio d'asma nei bambini in età scolare. Nel 2017 è incominciato il progetto Life Cycle, in cui si inserisce anche la corte Ninfea tra molteplici corti europee. Lo scopo principale di questo progetto è quello di armonizzare i dati disponibili in diverse corti e creare una risorsa comune che ci permette di aumentare la dimensione campionaria, quindi il numero di bambini che stiamo studiando. Sicuramente avere diverse tipologie di persone arricchisce l'informazione dello studio. Ti fidi di più di quello che vedi, diciamo, se lo replichi nelle diverse realtà.
Grazie al progetto Life Cycle esiste ora una coorte virtuale in Europa che include 200-300 mila bambini, quindi molto grande, e l'Infea fa parte di questa coorte europea, così come molti altri studi. E questo è un punto di arrivo molto importante per noi, perché ci permette di condurre gli studi non solo sui 7.000 partecipanti dell'Infea, ma ogni volta che l'ipotesi di ricerca lo richiede, anche sui 200-300 mila bambini in Europa. E questo permette anche di scambiare non solo dati ma anche idee e progetti con i nostri colleghi europei, e quindi il progetto Life Cycle non è solo un punto di arrivo ma anche un punto di partenza per futuri studi che saranno condotti a livello europeo. Come coorte Ninfea siamo molto orgogliosi di essere parte di questo grande progetto Life Cycle. La comunicazione del progetto Ninfea si basa su 3 valori che ci stanno particolarmente a cuore e che sono la trasparenza, la restituzione e l'ascolto. And it was very nice also to see that your research group, the Ninfea research group, also returned the findings that you acquire. So instead of only obtaining data, which is very often done in scientific research, you also returned something to the participants, and this makes a bond between researchers, participants, and all and everyone. So it was very good to see. It was a step that we started employing in Brazil, a similar thing, and we noticed that it's a good way to go, you know. Comunicare per noi è anche ascoltare le mamme che partecipano al progetto Ninfea, e accogliamo sempre con molto piacere le parole che loro ci mandano attraverso o i questionari, la compilazione delle note, oppure scrivendoci delle mail. Trasparenza vuol dire aprire le porte del mondo della ricerca, mostrare non solo i risultati scientifici, ma anche le attività, le persone, la vita che c'è dietro a un progetto di ricerca. Una cosa a cui sono particolarmente legata è che è stata l'organizzazione di un convegno qua a Torino nel 2014 dal titolo I 9 mesi che ti cambiano la vita, che era in parte un convegno scientifico, quindi dedicato agli addetti ai lavori, in cui si discutevano i temi più importanti della ricerca nell'ambito delle corti di nascita, ma soprattutto c'è stata tutta una parte invece dedicata alla cittadinanza. Restituzione significa per noi cercare di dare qualcosa in cambio alle mamme, alle partecipanti, e lo facciamo dal 2016 con la sezione degli Open Data, dove noi regolarmente pubblichiamo diverse caratteristiche dei bambini di Ninfea e delle mamme durante la gravidanza. Questo abbiamo fatto un po' per restituire qualcosa alle mamme, a parte la ricerca e i risultati che vanno sempre comunicati. Sono dei dati abbastanza semplici, ma che pensiamo ogni volta con cura a cosa possa essere interessante, a cosa le mamme potrebbero trovare interessante, e quindi poi vengono messi in rete queste informazioni che riguardano diversi argomenti, dagli sport che praticano i loro figli o le abitudini. Abbiamo anche alcuni dati che forse non sono disponibili dalle altre fonti, come ad esempio in che modo dorme il bambino, quante ore dorme, sull'allattamento. Questi dati non si trovano facilmente, quindi anche questo è una cosa positiva che noi riusciamo a restituire. Partecipare al progetto Ninfea serve per migliorare la salute delle generazioni future. I risultati del nostro studio saranno messi in pratica, daranno origine a degli interventi e dei progetti che serviranno appunto per migliorare la salute dei futuri bambini e dei futuri adulti.